Buonasera a tutti e benvenuti a Dolly. Dunque, e benvenuto anche al nostro carissimo Carlo. Benvenuto Carlo. Grazie mille. Dunque, stasera parleremo del progetto Edipo, eliminazione delle isole plastiche oceaniche. Che cos'è questo progetto, Carlo? Chi partecipa? Quali sono le finalità, le difficoltà e i riscontri pratici di tale progetto? Allora, ve lo spiego subito, ma premetto che chi mi conosce sa che sono pazzo, quindi sappiatelo. Non stupitevi se oggi, pertanto, darò i numeri parlando del colossale problema delle isole di plastica, perché EDIP è l'acronimo di eliminazione delle isole plastiche oceaniche. E ora vi dirò i motivi per i quali quello delle isole di plastica oceanica è il problema più grande che l'umanità intera deve affrontare. Io lo so che qualcuno di voi là dietro sta dicendo: "Eh sì, figurati, ma ce ne sono di ben altri, c'è la guerra, le scie chimiche, il 5G". Dimenticatevi tutto questo, perché il problema della plastica negli oceani è enormemente più grave. Senza entrare nel merito della trattazione scientifica, la cui disamina è evidentemente rivolta a una platea di addetti ai lavori, ritengo opportuno dedicare questo mio intervento all'analisi strutturale del problema, affinché chiunque tra voi possa comprenderne l'attuale estensione e soprattutto lo sviluppo in proiezione futura. Tutto chiaro fino a qui? Certo. Bene, allora diamo una dimensione al problema. Partiamo da un primo presupposto. Il nostro pianeta ha una superficie complessiva di circa 510 milioni di chilometri quadrati. Le terre emerse ne occupano il 29%, ovvero 149 milioni, e sono raggruppate principalmente nell'emisfero nord boreale, quello posto a nord dell'equatore, mentre mari e oceani occupano il restante 71% circa, per un totale di circa 362 milioni di chilometri quadrati. Mm. Quindi voglio dire, siamo in gran parte acqua. Siamo in Bene. gran parte acqua. E che cos'è questo progetto, ti chiedevo? Questo A progetto cosa è si quello di fare in modo che quest'acqua venga ripulita da Mh, queste concentrazioni plastiche. Le chiamano isole, ma questo è un termine che purtroppo non permette che vengano riconosciute esattamente come dovrebbero essere. Allora la gente pensa: "Vabbè, aspetta, con Google Maps le posso vedere, Google Earth". No, non le vedreste, perché non sono isole sulle quali camminare come la Sardegna. Sono ammassi di materiale plastico di mobili. differente misura che, non si possono vedere dai satelliti, ma esistono. E adesso Mh, vi dico anche quanto sono grandi, sì, perché secondo le più recenti misurazioni, le principali 7 isole di plastica, poi sono molte di più, ma diciamo le principali 7, messe tutte assieme, si stima che totalizzino una superficie complessiva di circa 16 milioni di chilometri quadrati. L'Italia è 300.000 chilometri quadrati, quindi grosso modo pari alla somma della superficie degli Stati Uniti e Cina, poco mamma, meno dell'intera superficie della gigantesca Russia. ma con che profondità? Arrivo anche lì, Sì, rappresentando in questo senso circa il 4% della superficie acquea complessiva. Ancora non è poco ovviamente, ma non sembrerebbe neanche così drammaticamente pericoloso. Però vi ripeto che il problema più grande dell'umanità. Per capirne l'estensione, che va dalla superficie a circa 30 metri di profondità, mamma mia. facciamo 2 conti insieme. Mh, Nel 2015 si stimava che la plastica presente negli oceani fosse pari a circa 270 milioni di tonnellate e il conferimento della plastica dai fiumi ai mari fosse pari a circa 50 chilogrammi al secondo, ovvero 4.320 tonnellate al giorno, cioè 1.576.000 tonnellate all'anno. Assumendo per veri e stabili, quindi continuativi, questi valori nei prossimi 30 anni, l'ammontare della plastica presente negli oceani aumenterebbe di altri 47 milioni di tonnellate, arrivando a un totale di circa 317 milioni. Ma in realtà non è così. Perché se questo fosse abbastanza sarebbe abbastanza vero se le cose rimanessero
come si stimava Sì. quasi 10 anni fa, nel 2015. Peccato che già nel 2015 diversi ricercatori abbiano previsto che i numeri possono crescere esponenzialmente, Mh. addirittura decuplicando entro il 2025, con un tasso di crescita del 10% annuo. E in tal caso le cifre del conferimento annuo nel decennio 2016-2025 passerebbero da 1.576 a 4.089 milioni di tonnellate anno, ovvero quasi il triplo. Ma non è finita qui, Mh. perché se noi proseguissimo il calcolo, dovremmo verificare che con lo stesso tasso di incremento, cosa che riterrei abbastanza improbabile, sia per l'aumentare della popolazione mondiale, che per l'aumentare della conseguente produzione di materiale plastica esso in costante aumento, giungeremo a 30 anni da oggi a un conferimento annuo superiore ai 36 milioni di tonnellate. E la sommatoria di tutti i conferimenti annuali farebbe sì che nel 2050 la plastica presente negli oceani raggiunga la straordinaria quantità di circa 700 milioni di tonnellate. Quindi dal 4%? Arriviamo a avere 700 milioni di tonnellate che coprono una superficie di circa 42,5 milioni di chilometri quadrati, cioè il 10% della superficie acquea del pianeta. Allora, io credo che tu abbia ancora un'altra domanda da farmi, ma me la faccio da solo. Sì. Vista così in effetti assume una connotazione ben più importante, no, ma non sembrerebbe ancora così catastrofica come affermo. Come mai? Allora, ciò in effetti è già di per sé sufficientemente impressionante in effetti, e lo diventa ancora di più se consideriamo l'incremento demografico. Attualmente ogni anno nascono 140 milioni di persone e ne muoiono 60 milioni, per un aumento di circa 80 milioni di persone all'anno, il che, All'anno. anche soltanto mantenendo tali livelli costanti, ci porterebbe a avere nel 2050 un totale di quasi 10 miliardi di persone viventi nel pianeta Terra. Persone che, tra le altre cose, usano la plastica, respirano ossigeno e producono anidride carbonica. È un po' il problema che ci stanno ponendo in tutte le salse. Esattamente. Ora tu mi chiederai: "Ma cosa c'entra la CO2 con la plastica?" E io ti rispondo: c'entra eccome, perché gli oceani hanno la capacità di fungere da termoregolatori, produrre ossigeno e fissare la CO2. Finora gli oceani hanno assorbito circa il 30-35% dell'anidride carbonica che produciamo ogni anno, ma l'aumento delle temperature, però, potrebbe ridurre questa capacità, come afferma una ricerca condotta dal progetto AI Atlantic nel 2021. La concentrazione di materiale plastico, con la sua enorme estensione superficiale e il suo spessore che, come ho detto prima, mediamente scende fino a 30 metri, contribuisce all'aumento delle temperature. E tu E mi qua dirai: "Però non è l'aumento di temperature ciò che può sterminare gli esseri viventi entro meno di 30 anni, no?" E continuo a non capire cosa c'entrino le isole di plastica. E io ti risponderò: certo, è evidente che nelle isole di plastica, purtroppo, avviene anche una contaminazione alimentare. Sono circa 700 le specie viventi che risiedono abitualmente laddove le isole di plastica tendono a ammassarsi grazie alle correnti, prima quelle marine e poi quelle oceaniche. Negli oceani vive circa l'80% delle specie viventi. Mari e oceani costituiscono l'habitat più esteso del nostro pianeta e soprattutto proprio le acque superficiali, raggiunte dalla luce del sole, brulicano di microrganismi galleggianti, plancton e fitoplancton, e che producono più del 50% dell'ossigeno del pianeta. Ma tali colonie sono minacciate dal proliferare di milioni di tonnellate di plastica, flottanti proprio nella fascia in cui vivono queste creature, così fondamentali per la nostra esistenza, che quindi se ne cibano. Ma non è la catena alimentare il problema principale. Il problema principale è l'ossigeno. Allora, sempre in questa fascia di acque ove penetra la luce, perché da un certo punto in poi la luce non va più giù.
ma fino a lì, e purtroppo solo nel Mar Mediterraneo, vive la Posidonia oceanica. Chissà quante volte l'avete viste queste Sì, sterminate praterie di erbe, facendo il bagno in mare, è una cosa bellissima. molto Mica bello. tanto a volte. Però la Di più. posidonia è una pianta che si estende formando grandi praterie che riescono a produrre giornalmente fino a 14 litri di ossigeno per metro quadrato, che è una cosa impressionante. Vero. Allora, ciò che vi ho già detto e ciò che vi dirò a breve può farvi realizzare quale può essere il futuro dell'intera umanità se non si farà nulla per eliminare la plastica dai fiumi, dai mari e dagli oceani. Io, insieme al gruppo di lavoro che collabora oggi con me, e siamo un nucleo di 9 persone di differenti provenienze e ognuno di questi ha un suo sottogruppo di lavoro che fa più o meno la medesima attività. Sono tutti professionisti di altissimo profilo. Abbiamo dedicato 6 mesi all'analisi di tutti i dati dei quali abbiamo potuto disporre e abbiamo calcolato con buona precisione in questi 6 mesi che l'umanità ha meno di 30 anni di vita davanti a sé, al termine dei quali, se nessuno fa nulla, non ci sarà più aria respirabile in nessun luogo del mondo. Invito chiunque fosse interessato a conoscere più nel dettaglio le analisi che da anni e ogni giorno 30 anni. vengono compiute sulle quantità di CO2 fissate dalle varie superfici acque del nostro pianeta, a consultare Carbo Change, lo trovate in internet, e Surface Ocean Atlas o SOCAT, che trovate in internet, e sicuramente vi troverete una quantità impressionante di informazioni estremamente accurate. Fatte per, diciamo, relativamente a queste isole o relativamente alle soluzioni possibili? No, relativamente alla capacità degli oceani di fissare la CO2. Mh. Io posso già darvi qualche numero, Certo. estraendolo dallo studio che abbiamo già compiuto noi del team Edipo. Per far ciò dobbiamo fare alcune considerazioni che sono certo che non abbiate mai fatto prima. Un adulto medio a riposo inala e esala circa 8 litri di aria al minuto. In un giorno dunque respira 11.520 litri, ovvero 11,52 chilogrammi di aria. Ne consegue che l'intera umanità, composta da 8,2 miliardi di persone, ogni giorno respira circa 94.464 miliardi di chilogrammi di aria. In realtà tale misurazione vale per un adulto in condizioni di riposo, perché durante un'attività fisica moderata si arriva a respirare 60 litri di aria al minuto, mentre durante un'attività fisica intensa si respira fino a 130 litri di aria al minuto. L'aria inspirata e l'aria espirata Ah-ah. differiscono per la loro composizione gassosa. L'aria inspirata contiene circa il 78% di azoto, il 21% di ossigeno e lo 0,04 di anidride carbonica, mentre quella espirata contiene il 78 di azoto, il 16% di ossigeno e il 4 di anidride carbonica. Quindi, in condizioni di riposo inaliamo 2304 litri di ossigeno e ne ributtiamo nell'ambiente 1728. Ma quasi la metà. Inoltre l'aria espirata contiene anche tracce di altri gas, come l'acqua e il metano. Questa Mh. differenza nella composizione gassosa altro non è che il risultato del processo di scambio gassoso che avviene nei polmoni durante la respirazione. Sì. E per produrre l'ossigeno non sarebbe sufficiente una politica di piantumazione a tappeto, per esempio globale, fare qualche cosa, piantare continuamente alberi, alberi di alto fusto, oppure oggi Ehm, se, a parte questo, no, non può sembrare che le ultime politiche che siano proprio avverse a questo concetto, anzi stanno sradicando gli alberi ovunque e dappertutto. Non è che c'è qualche legame con il 5G? Io so che tu sei molto informato. E quindi allora, dacci qualche altro numero, stasera è io interessante. adesso ve l'ho detto che vi davo i numeri. Mi Io piace. adesso vi darò una informazione che vi sconvolgerà. Mh, Perché a questo punto è doveroso chiedersi chi produca l'ossigeno che ci necessita. Spesso la risposta a questa domanda è la foresta amazzonica con tutti i suoi alberi.
C'è un signore che si chiama Giorgio Vecchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale alla Statale di Milano, che scrive che l'Amazzonia non è il polmone del mondo. Fra il 50 e il 70% dell'ossigeno sulla Terra è prodotto dalla fotosintesi delle alghe negli oceani. Allora, effettivamente, in realtà l'Amazzonia non produce il 20% dell'ossigeno del mondo. È un dato errato che rimbalza su tante testate, anche le più prestigiose. Mm. La cifra corretta varia da 0 a 6%. Oh. Perché? Spiego. Gli alberi assorbono anidride carbonica e emettono ossigeno grazie al processo di fotosintesi, dai 20 ai 30 litri al giorno. Ma man mano che crescono devono anche mantenere i propri tessuti, consumando ossigeno e emettendo CO2 come noi. Più l'albero è grande, più il bilancio netto si avvicina a zero. Inoltre, le foglie e il legno morto vengono degradati da batteri e funghi, emettendo altra CO2 e consumando altro ossigeno. In tutto il bilancio è solo leggermente a favore dell'ossigeno e negli anni in cui muoiono molti alberi per deforestazione o siccità si avvicina a zero. E tu mi chiederai, ma se non sono gli alberi a produrre l'ossigeno, chi è che lo produce? E ve lo Chiaro. spiego. Dall'inizio dell'era industriale moderna, l'ossigeno ha assorbito il 93% dei gas serra, circa 525 miliardi di tonnellate di CO2, più o meno 22 milioni di tonnellate al giorno. Mm. Generalmente, alla temperatura di 15 gradi centigradi e alla pressione di 1013 millibar, il peso specifico dell'aria viene assunto pari a 1,225 kg per metro cubo. Questo significa che un metro cubo di aria, 1000 litri, pesa poco più di un chilo. Il peso dell'intera atmosfera della Terra, dalla quale dipende la pressione atmosferica esercitata al suolo, è circa 5,3 milioni di miliardi di tonnellate. Siete con me? Posso proseguire? Certo, certo. Eh, Voglio La, vedere princi- dove arrivi. la principale fonte di ossigeno atmosferico è la fotosintesi, che produce zuccheri e ossigeno, consumando anidride carbonica e acqua secondo una precisa reazione, nella quale 6 molecole di ossido di carbonio e 6 molecole di acqua, insieme all'energia solare, reagiscono per produrre una molecola di glucosio e 6 molecole di ossigeno. In altre parole, durante la fotosintesi le piante assorbono anidride carbonica e acqua attraverso i loro stomi, utilizzando la luce solare come fonte di energia per convertire questi composti in glucosio e ossigeno. Il glucosio viene quindi utilizzato come combustibile per il metabolismo delle piante, mentre l'ossigeno viene rilasciato in atmosfera come sottoprodotto. Ho detto che la principale fonte di ossigeno è la Sono le fotosintesi, alghe. che è una caratteristica delle piante, ma c'è un ma. Gli organismi che compiono fotosintesi sono le piante terrestri e certi tipi di fitoplancton, come il cianobatterio Prochlorococcus, che è una specie di scioglilingua, scoperto nel 1986, è responsabile di più della metà della produzione di ossigeno a opere di forme di vita oceanica. Più della metà, capite? Allora, Sta i ciano in acqua questo batterio di cui parla. sì, i cianobatteri, noti anche come alghe blu-verdi, Mm. sono organismi microscopici procarioti che appartengono al regno delle monere, sono batteri e archee. Sono chiamati blu-verdi a causa del loro pigmento fotosintetico, che è la clorofilla A, che conferisce loro un colore verde, mentre altri pigmenti come la ficoritrina e la ficocianina possono dare loro sfumature bluastre, sono bellissime a vedersi. Mm. I cianobatteri sono unici perché sono capaci di fotosintesi, un processo attraverso il quale convertono l'anidride carbonica all'acqua Carbonio, in sì. carboidrati, utilizzando la luce solare come fonte di energia. Io Sempre con lo pensavo stesso addirittura meccanismo di ossigeno e glucosio. certo, pensa che io pensavo addirittura tempo fa, in epoca sospetta, di creare delle mascherine, quando c'era l'obbligo di portarle, con un terzo strato intermedio fra il primo e il secondo, fatto di cianobatteri,
che avrebbero captato l'anidride carbonica emessa dalla persona e avrebbero restituito ossigeno. Poi ho dato la lotta alle mascherine, quindi non ho fatto più nulla. Questi organismi sono stati fra i primi fototrofi sulla Terra e hanno avuto un ruolo significativo nell'evoluzione dell'atmosfera terrestre, producendo ossigeno come sottoprodotto della fotosintesi. Poi c'è un'altra fonte di ossigeno atmosfero, la fotolisi, che avviene quando le radiazioni ultraviolette del Sole rompono le molecole d'acqua negli elementi primari come idrogeno e azoto, rilasciando molecole di ossigeno. Ad esempio, la fotolisi dell'acqua si ha quando 6 molecole di anidride carbonica e 6 di acqua, insieme all'energia solare, reagiscono per produrre una molecola di glucosio e 6 molecole di ossigeno. Ma ci sono anche le perdite di ossigeno. Le maggiori perdite di ossigeno atmosferico sono causate dalla respirazione e dalla decomposizione biologica, meccanismi in cui batteri e animali consumano molecole di ossigeno e rilasciano CO2, ovvero diossido di carbonio, altrimenti noto come anidride carbonica. Tutto ciò considerato, oggi sappiamo che più della metà dell'ossigeno del pianeta proviene dall'oceano e più precisamente dal suo strato più superficiale, chiamato zona eufotica, che sono i primi 200 metri circa dalla superficie, quei 200 metri in cui la luce riesce a penetrare, ad arrivare. raggiungendo gli organismi fotosintetici, Perché dove senza la luce non c'è l'energia per poter produrre la brava, fotosintesi. bravissima, dove troviamo specie diverse nella forma e nella tassonomia. E tu mi Che dirai: cos'è "Cos'è?" la tassonomia? Lo immaginavo, pensa un po' che lo immaginavo. Allora, mo' te lo spiego, che parolaccia, eh. No, no, Allora, qui non la capisco. la tassonomia è la scienza che si occupa della classificazione degli organismi viventi in categorie gerarchiche, basate sulle loro caratteristiche morfologiche, genetiche, fisiologiche e evolutive. Questo sistema di classificazione gerarchica è noto come sistema tassonomico. È utilizzato comunemente ed è basato sul sistema di classificazione proposto da Carl von Linné, il mitico Linneo, nel XVIII secolo, noto come sistema di classificazione binomiale. In questo sistema ogni organismo è assegnato a una serie di categorie gerarchiche, dalla più generale alla più specifica: regno, phylum, divisione per le piante, classe, ordine, famiglia, genere, specie. Ad esempio, l'essere umano, l'uomo e la donna, appartengono al regno animale, al phylum Chordata, alla classe Mammalia, all'ordine dei primati, alla famiglia delle ominide, al genere Homo e alla specie Sapiens. E qui, perdonami, ma ho qualche dubbio, perché come Sapiens, ma vabbè, avrei delle riserve. Sì. Comunque, torniamo agli organismi fotosintetici. Non pensate solamente alle sconfinate di foreste di alghe kelp, che sono quelle altissime che avrete visto, o Sì. personalmente o in qualche video, che si stagliano come drappi lunghi decine e decine di metri, perché sono alghe, diatomee, cianobatteri e altre minuscole, piccolissime forme di vita acquatiche a farla da padrona, costituendo ciò che chiamiamo fitoplancton. Tutti gli organismi che fanno la fotosintesi clorofilliana producono ossigeno. Non solo le piante quindi, ma anche le alghe, i cianobatteri e tutti gli esseri viventi in grado di autoprodursi il nutrimento di cui hanno bisogno tramite questo processo. Il regno Usano vegetale. l'ener usano l'energia del sole per trasformare la CO2 atmosferica e l'acqua che assorbono dall'ambiente in zucchero e ossigeno, grazie a un complesso processo che coinvolge le molecole di clorofilla. Con lo zucchero si alimentano e si mantengono in vita, ma l'ossigeno per loro è uno scarto, per fortuna. Ecco perché lo rilasciano nell'ambiente. Per favore, prestatemi ancora qualche minuto di attenzione. No, con piacere, cosa dice? Vai. Allora, è utile considerare che a volte si danno per scontate cose che scontate non sono. Per esempio l'atmosfera, poiché come la conosciamo oggi è ben diversa da quella del passato. Le piante terrestri iniziano a apparire nella documentazione fossile appena 470 milioni di anni fa, ben prima che i dinosauri vagassero indisturbati sulla Terra. Non tutti sanno però che prima ancora dello sviluppo delle piante terrestri, l'oceano stava già producendo ossigeno da miliardi di anni.
Partiamo dall'inizio. Vediamo come è avvenuto l'intero processo, però condenserò migliaia di anni in 5 minuti. Al tempo in cui la Terra si era formata da poco, ad oggi si stima che abbia circa 4 miliardi e mezzo di anni, l'atmosfera era ancora un ammasso di gas serra, tra cui metano, anidride carbonica e vapore acqueo, e il pianeta era colonizzato da alcuni organismi in grado di sopravvivere in in queste assenza di condizioni. ossigeno come batteri e archei. Questo finché la situazione non cambiò drasticamente. Perché dico drasticamente? Perché noi diamo per scontato che l'ossigeno ci sia sempre stato sul pianeta, sul E nostro, invece e non è così. non è Fu così. soltanto circa 3 miliardi e mezzo di anni fa che iniziarono a svilupparsi i primi cianobatteri marini in grado di sfruttare la luce del sole per alimentarsi, e grazie a quel famoso processo che oggi chiamiamo fotosintesi clorofilliana. A seguito di queste reazioni, poco meno di 2,4-2,5 miliardi di anni fa, l'ossigeno, che è tossico, contenuto negli oceani, raggiunse l'atmosfera, stravolgendo gli ecosistemi marini e terrestri e facendo estinguere moltissime delle specie viventi più antiche. Questo evento, noto come la catastrofe dell'ossigeno, fu la prima grande estinzione di massa di cui siamo a conoscenza. L'avete mai sentita nominare la catastrofe No, dell'ossigeno? assolutamente. La catastrofe È dell'ossigeno no. stata la più grande estinzione di massa, di Mi cui c'è. ripeti il passaggio di cosa è successo, per cortesia? Certo. Allora, è stato un evento realmente drammatico. Cercatelo nel web e vedrete cosa è successo a causa del troppo ossigeno. Si era Mh. accumulato troppo ossigeno per le creature che dovevano respirarlo. L'ossigeno è tossico e quindi le ha uccise, tutte. Da quel momento, tutti estinti, l'ossigeno si accumulò ancora un pochettino pian piano, raggiungendo e superando la concentrazione odierna, poi calando gradualmente. Ad oggi la concentrazione di ossigeno, di molecole di ossigeno molecolare, è più o meno costante attorno al 21%, e si stima che sia dovuto al quel surplus prodotto anticamente dai cianobatteri. Ora, io non so se abbiate mai pensato all'ossigeno e alla necessità che ce ve ne fosse una precisa concentrazione in atmosfera, In equilibrio. perché se troppo poco o troppo per noi sarebbe stato un grave problema. Allora Certo. ragioniamo ancora su questo aspetto. Per quanto riguarda l'ossigeno prodotto e consumato regolarmente, sia sulla terra che nei mari, i valori sono attualmente in equilibrio, con un bilancio netto quasi a zero. Tanto se ne produce quanto se ne usa. Insomma, pare che dobbiamo ringraziare i cianobatteri se oggi respiriamo. Anzi, forse un organismo specifico. E Sanno fa questa vi sconvolgerà. Perché un respiro su 5 lo dobbiamo a un minuscolo batterio piccolissimo, poiché chi produce gran parte dell'ossigeno è il cianobatterio Prochlorococcus. È il più piccolo organismo fotosintetico noto sulla Terra. È in grado di produrre da solo fino al 20% dell'ossigeno dell'intera biosfera, una mh. quantità ben al di sopra di quella prodotta In quanto tempo? da tutte le foreste pluviali messe assieme. Lui ne fa molte di più. In quanto tempo? Ogni giorno, ogni secondo, ogni minuto. Lui continua a produrre. Sarà pur minuscolo, ma per noi è davvero indispensabile. Cioè, ci sono più o E meno e 10. scusa Carlo, scusami, e vive precisamente se ho capito bene, nello strato dove potrebbe agire, Nella zona eufotica, esattamente. È e chiaro che questo è la il vero plastica aggredendolo lo soffoca. è qui Allora il problema. ci sono più o meno 10 elevato alla 27, ovvero 10 seguito da 27 zeri, ovvero 10 miliardi di miliardi di miliardi di Prochlorococcus, non riesco quasi mai a dirlo, in tutto prova a dirlo tu, veloce, ecco, quello lì, in tutto l'oceano, l'equivalente di circa 20.000 loro cellule in una singola goccia d'acqua. Mh. Sul ruolo dei microrganismi fotosintetizzanti, molti aspetti tecnici e storici restano ancora da comprendere, ma è solo grazie al tempo e alle ricerche che impareremo sempre più a conoscere i nostri ecosistemi complessi.
Ci sono inoltre numerose azioni che l'oceano esercita contro l'impatto del cambiamento climatico che tanta gente dice che sta avvenendo. Certo, ci credo. Se noi soffochiamo gli oceani, è ovvio che questo comincia a arrivare. Potrebbe, non c'è ancora, ma potrebbe. Assorbe comunque l'oceano il 30% dell'anidride carbonica emessa dalle attività antropiche, che sono le azioni o le influenze che derivano dall'attività umana e che hanno un impatto sull'ambiente, sul clima, sugli ecosistemi e sulla società stessa. E assorbe anche circa il 90% del calore in eccesso. E poi c'è ancora qualcosa che riguarda il cibo. Il 16% delle proteine animali che come esseri umani ingeriamo, ahimè, viene dal mare, una media che in alcuni paesi arriva addirittura al 60%. A casa mia. Beh, sì, anche a casa mia perché anch'io vivo sul mare come te. Quindi io spero che abbiate capito che le isole di plastica, questi grossi Sono una ammassi che iattura. stanno crescendo a una velocità drammatica, crescendo di estensione, soffocheranno la capacità di produrre ossigeno da parte delle superfici Mh. acquee, con le evidenti conseguenze che vi ho appena spiegato. Poi c'è una parte meno conosciuta ma in crescita. Un'altra È domanda, scusami Carlo, ma questi batteri non si potrebbero, adattare ad una fascia diversa da quella dove vivono? No, Come tu sicuramente sai, man mano che tu cambia ti immergi in la mare, pressione. ad ogni 10 metri di profondità corrisponde l'aumento della pressione pari a un Sì. bar, che non è un luogo dove vai a bere l'aperitivo. Quindi, Misure, sì. a 200 metri abbiamo 21 bar. Oltre quello, queste creature esplodono. Non verrebbero troppo compresse e non riuscirebbero a vivere. Mh. Quindi vivono nella zona eufotica perché per loro quello è un habitat nel quale riescono Naturale. ad avere una vita abbastanza normale. Poi c'è ancora una parte meno conosciuta, perché io in questa disamina, come avete visto, ho affrontato tanti argomenti, da come respiriamo, quanto ossigeno consumiamo, chi lo produce. Io cerco in questi 6 anni nei Mh. quali abbiamo studiato Progetto Edipo, abbiamo considerato tanti aspetti e abbiamo considerato anche la parte probabilmente meno conosciuta, ma in crescita, che è la connessione con la salute umana. L'oceano ha un impatto molto positivo sulla nostra salute e riduce la frequenza del battito cardiaco, i livelli di stress, la pressione sanguigna, permette lo sviluppo di tantissime medicine da sostanze prodotte da organismi marini per curare malattie importanti come il cancro e l'Alzheimer. Quindi tutto questo ci fa capire che se noi non puliamo gli oceani, la produzione di ossigeno cesserà, e abbiam fatto i conti, entro 30 anni circa da oggi. Non ci sarà più aria respirabile. E allora il 5G, la guerra nucleare, tutto quanto va in secondo piano. Ci sono delle iniziative che si stanno occupando di ripulire questa cosa. Ne cito una, Clean up. The Ocean Cleanup, Mh. perché il ragazzo che l'ha ideata oggi ha circa 30 anni e quando l'ha ideata era in Grecia, faceva subacquea in quel momento, vista tanta plastica, e aveva 16 anni. È tornato in Olanda, a Rotterdam, dove abita, a scuola, ne ha parlato con un professore, il quale ha detto: "Caspita, ma questo è un problema importante, aspetta, vediamo un po'". Io non so che canali abbiano usato, so che poco tempo dopo questo Bojan, così si chiama, ha ottenuto 30 milioni di euro dalla famiglia reale olandese, con i quali è stato in grado di iniziare un percorso, che gli ha permesso di creare delle prime strutture. Lui ha creato insieme a degli ingegneri, dei tecnici che coi soldi è riuscito a portare con sé, un grosso salsiccione lungo 600 metri, A forma composto di da pezzi lunghi 20 metri metallici, sotto i quali,
sprofondava una rete per 15 metri di profondità. Questo salsiccione era attaccato alle 2 estremità ad un rimorchiatore oceanico che lo trainava. Diventava una specie di ferro di cavallo e raccoglieva plastica, creature marine e tutto quello che c'era. Lodo Bojan è stato bravissimo, ma la sua, secondo me, non è la soluzione. Le soluzioni sono altre, Ecco, questo io volevo sapere. anche perché lui si sta concentrando sui fiumi, e questo è utile, non su tutti, perché i fiumi sono 1300 quelli che conferiscono plastica, lui ne sta trattando una quindicina. E Lo do sull'Oceano Pacifico. E quindi lui dice: "Entro il 2040 io pulisco l'Oceano Pacifico". E tutti gli altri? Allora, noi abbiamo una soluzione. La soluzione è composta da delle macchine speciali che sono in grado di prelevare la plastica per magnetismo dall'acqua, senza toccare le creature marine, polverizzarle in polvere nanometrica, renderla sterile, disidratata e quindi non capace di dare atto a nuova proliferazione batterica, e possiamo riciclare quella plastica rivendendola, e sarà una plastica di primissima qualità che non porterà più nessun tipo di contaminazione. Sarà una plastica con la quale noi vogliamo costruire case, per chi le case non ha, perché i mattoni di plastica sono straordinari, perché hanno la capacità di essere termoregolatori, hanno la capacità di flettere nel momento in cui vi sia un tremolio e voi, eh, Purtroppo in ne questi sappiamo giorni purtroppo di tremolii qualcosa ne sapete, perché hanno la capacità di costare poco e essere estremamente ma solidi. perché hanno avuto questo trattamento di cui tu parli, cioè una plastica che non è più, diciamo, non è più pericolosa, non ha più gli Non è stessi più problemi. pericolosa e viene, ripeto, disidratata e completamente sterilizzata e ridotta in una polvere nanometrica dove la singola particella misura pochissimi angstrom. Questo lo facciamo con una macchina che è un mulino, si chiama adiabatico. Adiabatico significa che non entra in contatto con il materiale che macina. Ci sono dei macchinari che macinano la plastica e producono, dicono, energia, oli, carburanti, eccetera. Sì, è vero, ce ne sono tanti in giro per il mondo, ma hanno un problema: emettono sostanze inquinanti che hanno un potere tossico simile a quello della diossina. Perché? Perché Giocano a bruciano fare la la plastica macinandola. Noi abbiamo sviluppato questa particolare macchina che non tocca la plastica. La plastica viene polverizzata grazie a un gigantesco campo di forza che si crea all'interno del mulino ed è quello che la polverizza. Non ci sono rotismi, non ci sono macine, non ci niente sono del genere. mai. Poi la suddividiamo nelle 5 componenti fondamentali e la rivendiamo a chi produce materiale plastico. Abbiamo il Quante ce ne mulino vorrebbero per risolvere il problema? Che costo 40, hanno queste 40, macchine? 40 e 40 abbiamo 40 macchine e abbiamo calcolato il progetto andrebbe avanti in 3 anni e mezzo. Abbiamo calcolato che il costo sarebbe di 2.000.000.000 di euro. per macchina o per No, tutte no, le in macchine? totale, Per tutte le macchine. in totale. Ma si autofinanzierebbe, Eh sì, con perché i quella guadagni. plastica la andiamo a rivendere e abbiamo detto che in oceano ce ne sono almeno 600 milioni di tonnellate. Considerate che la plastica usata di peggiore qualità, e la nostra non sarebbe questa, viene venduta sul mercato Italia a 50 centesimi al chilo. Quanto fa 50 centesimi per 600 milioni di tonnellate? Mamma mia. Ve lo dico io, Mh. 300 miliardi. Quindi Quindi verrebbe pagata. investiamo 2 miliardi e ne ricaviamo 300. Ma lo Stato italiano ne sa qualcosa di Non ne sa questa nulla, nulla, non ne sa nulla. nulla. Noi Quali sono sono i 2 anni che quali bussiamo a canali? tante abbiamo bussato già a tante porte e per il momento non abbiamo ancora avuto la fortuna di trovare la porta giusta. Mh. Ma io continuo a pensare che prima o poi la troveremo.
adesso abbiamo parlato su Dolly e su Fisi Channel, che ha persone di grande spessore. Sicuramente Carlo arriverà dove deve arrivare, anche perché l'obiettivo nostro è ovviamente non possiamo essere esaustivi, dobbiamo indurre all'approfondimento, dobbiamo incuriosire, no? Dobbiamo stimolare la discussione anche familiare di gruppi di persone che, riconoscendo in quello che noi stiamo proponendo come informazione, grazie a persone di alta conoscenza come te Carlo, in modo da poter far veicolare queste informazioni e arrivare piano piano con il nostro riverbero ovunque e specialmente dove devono arrivare. Carlo, ovviamente ci informi se insomma arriva anche in piena notte, perché io Allora faccio sono fiduciosa. permettimi ancora di fare un paio di premesse fondamentali. Primo, io sono colui che ha ideato Progetto Edipo e un giorno, se vorrete, vi racconto com'è accaduto. Non oggi. Sono il coordinatore di Progetto Edipo, ma io non mi ritengo il proprietario di Progetto Edipo, perché Progetto Edipo è dell'umanità. Io ho sempre detto a tutti i miei collaboratori: "Ragazzi e ragazze, qui non esiste nessun capo. Progetto Edipo non ha schiavi e non ha padroni. Progetto Edipo è di tutti coloro i quali vogliono aiutarne la realizzazione. Se ci sono persone che desiderano investire, avendo capito che c'è un grande ritorno economico, sono i benvenuti, ma che non pensino, arrivando con qualche milione di euro, di dire: "I padroni siamo noi", perché No, perciò dovrebbe non lo permetterò mai. ma perciò dovrebbe intervenire lo Stato italiano Sarebbe che ancora peggio, sarebbe ancora peggio, perché sarebbe il primo a dire: "È nostro". E io non voglio che sia di nessuno, io voglio che sia di tutti. Non deve avere un colore, non deve avere una bandiera, non deve avere uno schieramento, non deve avere un proprietario, non deve avere una von deve der essere Leyen, non dell'umanità. deve avere una Pfizer, non deve avere un Biden, non deve avere niente di tutto questo. È dell'umanità. Voglio concludere con un consiglio. La prossima volta che andremo a goderci il mare, ricordiamoci quanto l'oceano sia importante per il benessere degli esseri viventi che popolano la terra e che noi umani siamo qui anche grazie ai nostri amici cianobatteri. I Ma piccoletti. prima di congedarmi, permettetemi di ringraziarvi per il fatto che durante questo mio intervento non sono stato interrotto e ho notato che mi avete riservato la vostra concentrata attenzione. Grazie. È stato meraviglioso ascoltarti, anche perché si intuisce tutta la passione, l'amore con cui ti sei fatto coinvolgere, Carlo. Carlo caro, e la tua commozione mi onora, ma quando si fanno cose di questo pregio, di questo interesse, è nostro dovere quello di arrivare, di metterle in luce e speriamo di dare Carlo, di dare questo altro spazio a Edipo che insomma vogliamo seguire nei particolari. Magari, se ti fa piacere, possiamo continuare a parlarne con altri tuoi collaboratori di altri aspetti. Magari adesso abbiamo dato un po' la visione, il percorso, il perché e la necessità, però non lo perdiamo di vista, insomma, continuiamo a dare energia a questo pensiero, a questo progetto. Va bene? Grazie infinite Elena per avermi accolto e per avermi permesso di dare la visione di quanto importante sia questa cosa per tutti noi. Certo, il mare e la vita. Grazie Grazie Elena. Carlo, grazie a tutti. Speriamo di Ciao. esservi piaciuti sempre di più. Fatelo sapere agli altri, mettiamo delle onde a queste informazioni e facciamole arrivare a tutti. Grazie, arrivederci, alla prossima. Con Dolly.